Ciao a tutti e bentornati su Katie in Me, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare questa borsetta graziosissima. Mi sono ispirata a Barbie per la realizzazione, vi lascio l'immagine qui, proprio quella a cui mi sono ispirata. Non è venuta uguale, però quella è la fonte di ispirazione. Sono tanto soddisfatta del risultato. Come vi ho già detto a fine video, non l'ho ultimata del tutto perché mi manca qualcosina. Per esempio vi ho detto di irrigidire i pannelli, cosa che io non ho fatto al momento perché non ho il filtro a disposizione, e poi in un secondo momento applicherò la chiusura magnetica, quella a calamita. Però nel frattempo ho applicato questa catena e devo dire che ci sta veramente bene. È una semplice catena in resina dorata con due moschettoni tondi e questo è il risultato. Per questo progetto ho utilizzato lo Swan Cotton di 3 sfere. Questo è quello che mi avanza di una rocca. Calcolate che l'avevo utilizzato anche per la borsa Colorful, quindi come cordino rende molto. In realtà avevo pensato di realizzare questo progetto con lo Swan Cotton Glitter, ma poi alla fine sono andata verso il fucsia, ma vedrete presto un altro progetto con questo cordino che è uguale ma ha il lurex all'interno. In questo caso è rosa con lurex argento, quindi non mi perdo troppo in chiacchiere. Vediamo cosa ci occorre per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Avremo bisogno di una rocca di Swan Cotton, in questo caso ve lo sto mostrando color panna, ma ci servirà fucsia, una catena in resina oro con moschettoni da 50 cm, una chiusura a calamita, uncinetto 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Facciamo il capietto iniziale ed abbiamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Poi torniamo indietro, quindi puntiamo l'uncinetto nella seconda catenella delle 3 e lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa anche nell'ultima catenella, quindi otterremo 2 punti di base. A questo punto voltiamo il lavoro e dovremo iniziare a lavorare un aumento ad inizio e fine riga. In questo caso andremo a lavorare un aumento per i 2 punti sottostanti, quindi puntiamo l'uncinetto nel primo punto e andiamo a lavorare le 2 maglie basse, quindi lavoreremo un aumento e un aumento anche nel punto successivo, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. A questo punto voltiamo di nuovo il lavoro e procediamo sempre lavorando un aumento ad inizio e fine riga. Quindi primo punto, un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. Poi procedo lavorando una maglia bassa nei 2 punti successivi e nell'ultimo punto lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Proseguiremo lavorando righe in questo modo, ovvero lavorando un aumento ad inizio e fine riga, mentre per i punti centrali lavoreremo le maglie come si presentano per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri se utilizzate un filato diverso. Quindi si procede, voltiamo il lavoro, lavoriamo l'aumento nel primo punto, una maglia bassa nei punti successivi e un aumento nell'ultimo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Procediamo quindi così per il numero di righe indicato e una volta lavorate tutte le righe, a questo punto procederemo sempre lavorando comunque delle righe con l'aumento all'inizio e fine riga, ma andremo ad alternarle con le righe lavorando i punti come si presentano. Quindi a questo punto io giro il lavoro
Quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ok, riga successiva, poi andiamo a lavorare, quindi aumento all'inizio e fine riga. Quindi 2 maglie basse nel primo punto, una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante, ed un aumento nell'ultimo punto, quindi 2 maglie basse nell'ultimo punto. In questo modo ora si volta di nuovo il lavoro e si procede lavorando la riga senza aumenti, quindi lavorando i punti come si presentano. Troverete indicato qui in alto il numero di righe totali, quindi partendo proprio dalla prima fino all'ultima che lavorerò insieme alla misura in centimetri. Come vi ho spiegato, il procedimento resta lo stesso, con la differenza che andremo ad alternare le righe con gli aumenti con le righe senza aumenti. Dopo aver lavorato tutti i giri avremo in totale 34 punti che dovremo suddividere in due per andare a creare la parte alta del cuore. Io ho già fatto un pannello e come potete vedere l'ho suddiviso in due, ho lavorato prima un lato e poi l'altro. A questo punto voltiamo il lavoro e andiamo a contare 17 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mettiamo il marcapunti nel 18° punto, che è quello che fa parte della seconda parte che lavoreremo dopo, quindi noi dobbiamo lavorare dall'inizio della riga fino all'ultimo punto, non quello marcato ovviamente. Partiamo con una maglia bassa, quindi nel primo punto lavoriamo una maglia bassa, nel punto successivo lavoriamo una mezza maglia alta, poi procediamo lavorando una maglia alta nei 13 punti successivi, poi lavoriamo una mezza maglia alta nel punto successivo, maglia bassa nel successivo e chiudiamo con una maglia bassissima nel punto marcato. Vi avevo detto che non l'avremmo lavorato, ma solo per questo giro andiamo a chiudere con maglia bassissima in questo punto. Dopodiché facciamo una catenella e voltiamo il lavoro.
Procediamo lavorando una maglia bassa nei 2 punti successivi, saltando la maglia bassissima, quindi secondo punto, maglia bassa, punto successivo un'altra maglia bassa, punto successivo mezza maglia alta, poi procediamo lavorando delle maglie alte, esattamente ne lavoreremo 11. Mezza maglia alta nel punto successivo e una maglia bassa nei 2 punti restanti, quindi maglia bassa nel penultimo punto e maglia bassa nell'ultimo punto. A questo punto cosa facciamo? Procediamo sempre nello stesso modo, ovvero lo stesso procedimento che abbiamo fatto per questa riga lo andiamo a ripetere per altre 4 righe, quindi in totale dovremo avere 6 righe, comprese queste 2 che abbiamo lavorato insieme. Quindi si volta il lavoro e si procede nello stesso modo, si parte con 2 maglie basse, poi una mezza maglia alta, maglie alte e poi si va a scalare con una mezza maglia alta e 2 maglie basse finali. Quindi lo stesso procedimento che abbiamo fatto nella riga precedente lo andremo a ripetere per altre 4 volte. Una volta lavorate tutte le righe, quindi in totale avremo 6 righe, possiamo tagliare il filo e passare sull'altro lato, che è identico, ovvero il procedimento è lo stesso, ma voglio mostrarvi come unire poi le righe a questo lato già lavorato. Quindi vado a tagliare il filo da questo lato e vado quindi ad agganciarmi su quest'altro lato, quindi riprendo il cordino. Punto l'uncinetto nel primo punto e come abbiamo fatto sull'altro lato vado a lavorare una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta nei punti successivi, ho fatto 13 maglie alte. Ora lavoro una mezza maglia alta nel punto successivo e una maglia bassa dove c'è il marcapunti, che è un punto che corrisponde a questo lato. Qui noi abbiamo chiuso con maglia bassissima la riga dell'altro lato, ma comunque al suo interno dobbiamo lavorarci la maglia bassa di questo lato. A questo punto voltiamo il lavoro
e dobbiamo passare alla riga successiva. Nello stesso tempo dobbiamo anche agganciare questa riga all'altro lato, quindi cosa facciamo? Puntiamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto che corrisponde alla prima riga dell'altro lato. Prendo l'asola e la porto verso l'interno. A questo punto procedo con la lavorazione della riga successiva. Quindi qui abbiamo il primo punto, che sarebbe l'ultima maglia bassa lavorata, e come abbiamo fatto sull'altro lato andiamo a lavorare 2 maglie basse, cioè una maglia bassa nel primo punto, una maglia bassa nel punto successivo, una mezza maglia alta, una maglia alta nei punti successivi e poi si va a terminare con una mezza maglia alta e 2 maglie basse. Quindi il procedimento resta lo stesso dell'altro lato. Quello che volevo mostrarvi era solo come agganciare le righe a questo lato, in modo poi da ottenere un cuore completo, ovvero questo. Questo non è stato lavorato tutto insieme, ma in questo modo come stiamo facendo ora. Quindi si procede in questo modo. Terminata la riga si passa alla riga successiva ripetendo lo stesso procedimento come abbiamo fatto sull'altro lato. Questa riga va ripetuta per altre 4 volte. Ora terminiamo questa riga e vi mostro ancora una volta come agganciare la riga all'altra parte. Terminiamo con le 2 maglie basse, voltiamo il lavoro, allunghiamo la solina e andiamo ad agganciarci sempre nella riga accanto a quella appena lavorata. Puntiamo l'uncinetto sempre dall'interno verso l'esterno, prendiamo l'asola, la portiamo verso l'interno. Procediamo sempre nello stesso modo. In totale comunque dovremo ottenere sempre le 6 righe totali, quindi continuiamo in questo modo e poi ci vediamo al lavoro finito. E questo sarà il risultato finale una volta lavorate le 6 righe. A questo punto non ci resta che andare a lavorare il giro di rifinitura e quindi rifinire tutto il nostro cuore. Quindi senza tagliare il filo vado a lavorare altre 2 maglie basse nello stesso punto di base qui, quindi punto l'uncinetto nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie basse. Per quanto riguarda il punto successivo vado a lavorare una mezza maglia alta e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante successivo senza fare nessun aumento. Qui seguiamo semplicemente le maglie che abbiamo e poi andiamo a rifinire qui come abbiamo fatto, come stiamo facendo su questo lato, ma poi ci arriviamo insieme. Per ora continuiamo lavorando una maglia bassa in ogni punto.
Siamo arrivati alla parte finale, quindi lavoriamo una maglia bassa, poi qui abbiamo l'ultima maglia bassa lavorata, puntiamo l'uncinetto in questo modo, lavoriamo una mezza maglia alta, poi puntiamo l'uncinetto direttamente sulla maglia bassa e lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad ultimare il giro. Nelle due maglie che si trovano esattamente al centro andiamo a lavorare una maglia bassissima, quindi una maglia bassissima in questo punto ed una maglia bassissima nel punto successivo. In questo modo si creerà la V e poi procediamo lavorando una maglia bassa nei punti restanti. Ok, terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Bene, a questo punto, una volta realizzati i due pannelli, dobbiamo andare a lavorare il giro borsa. Per lavorare il giro borsa io ho contato intorno ai miei due pannelli 70 maglie, quindi dovremo andare a realizzare un giro borsa di 70 righe in modo da non avere problemi nel momento della cucitura. Quindi mettiamo da parte i nostri pannelli. Come potete vedere io ho fissato dei marcapunti dal primo punto da dove voglio far partire la cucitura fino all'ultimo e sono 70 punti su entrambi i pannelli e li ho fatte partire esattamente dalla prima maglia che si trova tra virgolette nell'angolo. Quindi iniziamo con il fare il cappietto iniziale ed avviare 4 catenelle. Fatte le 4 catenelle torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa nelle 3 catenelle successive. In questo modo. A questo punto volto il lavoro e procedo lavorando un aumento nel primo punto. Quindi lavoro 2 maglie basse nel primo punto, una maglia bassa nel punto successivo e un aumento nell'ultimo punto, quindi 2 maglie basse lavorate nello stesso punto. Volto il lavoro e vado a lavorare le maglie come si presentano, quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante. In questo modo voltiamo di nuovo il lavoro e andiamo a lavorare un aumento ad inizio e fine riga, quindi 2 maglie basse nel primo punto, una maglia bassa nei 3 punti successivi ed un aumento nell'ultimo punto. In questo modo, a questo punto voltiamo il lavoro
Queste righe qui le dovremo ripetere anche al termine del giro borsa, quindi ora procederemo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri se utilizzate un filato diverso. Quindi se non vi trovate con il numero di righe, seguite la misura in centimetri. Quindi si procede lavorando le maglie come si presentano fino al termine del giro borsa, dove poi andremo a fare le diminuzioni. Bene, ho raggiunto 66 righe totali ed ho 43 cm per quanto riguarda la lunghezza. A questo punto cosa devo fare? Devo andare a ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto su questo lato, ma al contrario, ovvero dobbiamo andare a diminuire. Quindi cosa facciamo? Voltiamo il lavoro. Il primo punto lo vado direttamente a saltare, quindi salto il primo punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa nei 3 punti successivi e gli ultimi 2 punti li vado a lavorare insieme. Quindi punto l'uncinetto nel penultimo punto, prendo il filo, non chiudo, punto l'uncinetto nell'ultimo punto, prendo il filo e poi vado a chiudere tutte e 3 le asole insieme. In questo modo volto il lavoro, procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi non vado a fare diminuzioni per quanto riguarda questa riga. Riga successiva, voltiamo il lavoro e ripetiamo il procedimento per quanto riguarda le diminuzioni. Quindi salto il primo punto, vado nel successivo, lavoro una maglia bassa, lavoro una maglia bassa nel punto successivo e gli ultimi 2 punti li lavoro insieme, quindi creeremo un'altra diminuzione. Siamo quindi ritornati ai 3 punti di base. A questo punto non ci resta che tagliare il filo e andare ad assemblare la nostra borsa. Non vado a fare il giro di rifinitura per quanto riguarda questo progetto, ma vado direttamente a cucirlo ai pannelli. Faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo, posso anche tagliarlo più lungo e andare direttamente a cucire per quanto riguarda questo lato. In questo modo mi sono lasciata un po' di filo, lo tiro fuori, prendo uno dei 2 pannelli, posso fissare anche il giro borsa volendo, fisso l'ultima riga con l'ultimo punto da cucire. In questo caso non serve perché partiamo direttamente con la cucitura, quindi cosa faccio? Entro nel punto marcato in questo modo ed entro anche nel primo punto, ovvero nella prima riga. Faccio come sempre una doppia passata per quanto riguarda il primo e l'ultimo punto. E poi riga per riga, punto per punto andiamo a cucire, perché abbiamo comunque lo stesso numero di punti sia sul pannello che sul giro borsa.
abbiamo gli ultimi punti da lavorare. Ultimo punto da lavorare, come abbiamo fatto all'inizio, facciamo una doppia passata, poi si blocca il filo e si nasconde tra le maglie. Siccome io poi andrò a rovesciare il progetto, il filo lo nascondo per ora all'esterno, ma poi questo sarà all'interno della mia borsa. Vi mostro anche il motivo per cui rovescerò il progetto, perché in questo modo il cuore non si nota molto, mentre se io vado a rigirare il progetto il lavoro resta anche più pulito. Quindi io preferisco in questo modo. Ovviamente se voi preferite lasciarlo rigirato non è un problema assolutamente, quindi io lo riporto in questo modo, e come abbiamo fatto per questo pannello andiamo a cucire anche l'altro nello stesso identico modo, con la differenza che qui dovremo agganciare il filo e poi far partire la cucitura, però il procedimento resta lo stesso. Quindi una volta agganciato il filo sul giroborsa fissiamo magari l'altra parte al punto finale ed iniziamo a cucire nello stesso modo. Quindi entro nella maglia frontale, che è quella marcata, e rientro nello stesso punto. Ovviamente vado a fare la doppia passata per quanto riguarda sia il primo punto che l'ultimo punto. E poi si procede nello stesso modo, quindi punto per punto, riga per riga andiamo a cucire. Una volta cucito il giroborsa ho semplicemente applicato questa catena tramite moschettoni. Per quanto riguarda la chiusura applicherò una chiusura magnetica che cucirò all'interno al centro e la borsa sarà terminata. Ovviamente vi consiglio assolutamente di irrigidire i pannelli fronte e retro, ovvero i cuori, con del feltro in modo che restino belli rigidi. Il giroborsa potete lasciarlo tranquillamente così com'è, però per quanto riguarda pannello e fronte e retro vi consiglio assolutamente di irrigidire. Io ora non avevo del feltro in casa, però volevo ultimare il tutorial e mostrarvi il progetto, quindi l'ho rifinito con questa catena. La chiusura la applicherò in un secondo momento, anche un po' per questioni di tempo, però sono veramente soddisfatta del risultato. È venuta una creazione molto graziosa. Ora non fate caso che non è chiusa, però guardate quanto è carina, così restiamo in mood Barbie, visto che al momento si parla solo di Barbie. Comunque spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre in un commento qui sotto e con un bel pollice in su. Il filato che ho utilizzato è lo Swan Cotton di 3 sfere, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Anche la catena l'ho presa sul loro sito. Comunque trovate tutti i link utili nel box informazioni qui in basso. Fatemi sapere se realizzerete questo progetto. Ovviamente potete condividere le vostre creazioni taggandomi su Instagram o Facebook. Molte di voi mi dicono che non riescono ad inserire le foto qui nei commenti, ma YouTube non lo permette, quindi volendo potete mandarmele o tramite email
oppure taggarmi sia su Facebook che su Instagram. Trovate i contatti nel box informazioni qui in basso. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Attivando la campanellina riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio, vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!